Ciao, di nuovo. Eccoci qua. Sto notando che non riesco proprio a far funzionare la telecamera quando attacco la telecamera. È già 2 volte che mi esce la scritta del tool che uso, dello strumento che uso per la telecamera. Però vabbè, ci lavoreremo. Allora, vediamo subito. L'altra volta eravamo arrivati con i laboratori al Broken Brute Force Protection, IP block. Quindi oggi vedremo l'username enumeration via audio. Il volume è calato, ma adesso mi sentite? Ok. E ora? Ora va meglio con questa? Ah, ok, ho capito. Sì, scusate, colpa mia. Ok, ok, grazie David, che sei sempre a dirmi i problemi del mio audio. E allora, ok, allora, abbiamo già la macchina virtuale pronta. E andiamo subito a vedere questo laboratorio. Allora, qui dice che il laboratorio è vulnerabile ad enumerazione di username, come al solito. Ehm, ok. Utilizza un blocco degli account, quindi c'è qualche meccanismo che ci bloccherà, quindi non possiamo fare un brute force su tutto, ma siamo limitati, quindi ci sarà qualche meccanismo di limitazione e contiene un logic flow. Allora, il logic flow praticamente significa flusso logico e sarebbe quando i flussi che vengono utilizzati per alcune funzionalità, che ne so, tipo il login con autenticazione a 2 fattori. Il flusso sarebbe login con la password e poi il codice dell'autenticazione a 2 fattori. In questo caso andiamo a vedere poi qual è il problema. E, e dice per risolvere il laboratorio enumera un username invalido e poi ovviamente fai il brute force della password e accedi all'account. Quindi questo qua devo un attimo avviare Barp di nuovo. Questo me l'ero dimenticato. Ho avviato la macchina virtuale purtroppo, però ho dimenticato Barp. Vediamo se ci fa l'onore. Prima o poi. Si sta avviando, ok. E niente. Tanto, vediamo un po'. Intanto apriamo la lista degli username e password che comunque ci servirà. Sempre la solita. Intanto possiamo anche vedere la pagina. Nel frattempo che aspettiamo. Ci dice invalidi username. Non abbiamo un account che possiamo usare. Che il Barb è pronto. Apriamo il suo browser.
e copiamo la pagina. Vabbè, l'home page, dai. Eccola qua. Ce la puoi fare? No? Ecco qui. Un po' lentina, però ci siamo. Qui. Quindi torniamo alla pagina di login. Proviamo anche qui, test, test, giusto per vedere cosa succede nel proxy, nella history della navigazione. Se riesco ad abbassarlo. E vediamo che qui abbiamo una post di login, dove è una semplice post, cioè una semplice richiesta con con username e password. Quindi mandiamo questa all'intruder, così possiamo un po' vedere cosa succede se mettiamo qui le password. Copiamo le password che avevamo. Eccolo qua. Le possiamo mettere qui. L'attacco è sniper sempre, perché comunque stiamo solo facendo il brute force sulla password, quindi non ci interessa. E anche quante richieste concorrenti non ci interessa, quindi lasciamo 10. E vediamo cosa succede. Allora, andiamo a vedere la risposta. Ok, ci dice invalidi username e password. Mi sembra che tutte dicono la stessa cosa, perché abbiamo la length uguale. Però sì, no, ho sbagliato, perché ovviamente prima devo enumerare l'username. Ovviamente. Quindi mettiamo questo, username. Qui e qui, password. E andiamo qui, aggiungiamo questo. E ci copiamo invece username. Sarà un bel po'. Ok. E avviamo la scansione. Vediamo se abbiamo delle differenze. No, siccome non cambia niente. Ah, Dark Corpo, non lo so perché non ti avvisa. Forse devo fare qualcosa io? Fammi vedere. Allora, io ho la configurazione delle notifiche dove dice Cinnamon Sec online, però non sono sicura se devo fare qualcosa. Vediamo tra le impostazioni. Non ne sono sicura, però ti giuro che dopo mi informo. Perché non vedo nessuna impostazione, quindi magari... Ah no, però dice notifica inizio trasmissione live. Però... non lo so, mi informerò. Vediamo, vabbè, no. Vediamo, magari c'è qualche impostazione che posso cambiare pure, boh. Diciamo che... I poteri forti, esatto. Esatto, nessuno vuole che insegni questa... i laboratori di Portswig. È vero. E allora, vediamo un po'. Possiamo fare un'altra cosa e potremmo selezionare questo, perché
Perché potrebbe essere che se noi troviamo un username che esiste, viene bloccato con un certo tentativo di numeri, di password, scusate. Perché qui parlava di un certo meccanismo di blocco degli account, quindi potremmo provare così, però ovviamente non sappiamo qual è l'utente che esiste. Quindi per fare questo ho aggiunto qui un altro punto di iniezione e metteremo vediamo, qui potremmo fare cluster bomb o magari sì, cluster bomb perché per ogni username vogliamo fare un brute force della password. Però invece di mettere tutte le password, qui usiamo un trucchetto, cioè questo null payload. Praticamente non inserisce niente, andrà a provare sempre test, però lo andrà a provare quante volte vogliamo. Quindi per esempio qui io posso mettere 100, 10, 2, in questo caso proviamo 5. Poi in caso se non succede niente aumentiamo a 10 e così via, perché solitamente i meccanismi di blocco sono o 5 tentativi o 10. È raro che superano i 10, anche perché se no non avrebbe senso. Cioè, se tu mi blocchi dopo, vabbè, magari dopo 20, però cioè, alla fine non è che abbia tanto senso. E quindi questo cosa succederà? Metterà ogni username e proverà 5 volte la password test. Così vediamo cosa succede. Ecco, per esempio, se noi ordiniamo per payload 1, così abbiamo i vari nomi con i vari tentativi. Ad esempio, questo ha provato Accademio con test 5 volte e infatti non ha inserito niente nella password perché appunto è un payload nullo, quindi non inserisce niente. E vediamo la risposta dell'ultimo, se c'è qualche... Qui dice invalido username, proviamo... Ah, qui infatti abbiamo delle differenze. Questo username AK ha delle differenze perché la lunghezza della risposta è maggiore rispetto a tutte le altre, quindi vuol dire che questo account potrebbe esistere, sì, perché infatti qui abbiamo che abbiamo provato troppe volte la password incorretta a fare il login e quindi dobbiamo aspettare un minuto. Quindi noi sappiamo che l'username è AK e adesso possiamo mettere qui e provare a fare invece il brute force sulle password. Però mi sa che dobbiamo aspettare un minuto perché, perché mi sa che è bloccato adesso. Vediamo un po'. No, però qui non mi dice niente, quindi forse funziona. Sì, allora io proverei a lanciargli queste password e vediamo, però in teoria ci dovrebbe bloccare. Ah, però qui avevamo una differenza. Ecco qui, con questo master la lunghezza è minore. Vediamo. Perché? Andiamo a vedere questo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, qui dice invalidi username e password. Qui anche. E questo che cosa fa? Ah, e questo dice troppi login incorretti. Però è strano che... Ah, potrebbe essere che comunque lui controlla la password. Proviamo a vedere questa password master. Quindi AK master. No, non succede niente, mi sa. Ah, forse perché adesso siamo bloccati. Quindi dobbiamo aspettare un minuto.
Perché potrebbe essere che comunque... Ah, perché infatti il laboratorio parlava di un logic flow, quindi avrebbe senso, cioè il logic flow è che comunque il server controlla la password anche se l'account è stato bloccato. Perché come dovrebbe funzionare? Ehm, Dovrebbe funzionare che... Oggi il mio computer non collabora moltissimo. Vediamo, ne ho aperti 2 adesso. Ok. Dovrebbe funzionare che io faccio il login, il server controlla se il mio account è tutto a posto, quindi se non è bloccato, e poi da lì magari controlla username e password. Però se l'account è bloccato non ha senso che controlla l'username e la password. Quindi evidentemente il flusso che il logic flow di cui parla il laboratorio potrebbe essere che anche se l'account è bloccato, il server comunque controlla le credenziali, cosa che non ha molto senso, però magari è così. Proviamo di nuovo questa password. Adesso dovrebbe essere passato il minuto. E infatti sì, funziona così. Bello. Molto carina questa cosa. Non penso succeda nella vita reale, però va bene. Molto simpatico. Sì, va bene. E allora chiudiamo tutto e andiamo al prossimo laboratorio, che è questo qua, 2FA Broken Logic. E ci dice: questo laboratorio è vulnerabile dell'autenticazione a 2 fattori, è vulnerabile ad una di nuovo logic flow, quindi sempre a una debolezza della logica, e dice: per risolvere il laboratorio accedi a Carlos, ok? E ci dà delle credenziali, questa volta e anche l'username della vittima. E qui abbiamo l'email server per ricevere appunto l'autenticazione a 2 fattori. Ecco, così usiamo anche il server di Portswigger. Puliamo tutto, come sempre. Qui. Ecco qui. Adesso abbiamo il lab. E qui non ci servono le liste delle credenziali. Abbiamo questo. Andiamo qui. E come diceva appunto il laboratorio, la descrizione, qui abbiamo un email client, dove praticamente riceviamo tutte le email che sono state mandate a questo indirizzo email, quindi winner, exploit, exploit, bla bla bla. Questo me lo copio, perché ci servirà forse. E quindi vediamo winner, la password era Peter, e qui ci viene richiesto... Sì, Dark Corvo, lascerò questo VOD, sì. Sì, sì. Forse tolgo il precedente, ne lascio tipo solo uno alla volta. Boh. Non lo so, prima o poi magari ne lascio di più, però per adesso magari ne lascio solo uno. E facciamo il refresh, infatti vediamo che ci è stato mandato via email il codice, in questo caso è 1571. 571, facciamo il login e appunto viene fatto il login. Il problema qui è che ovviamente noi non abbiamo accesso all'email di Carlos, quindi dobbiamo pensare a dei modi per accedere
all'account di Carlos senza avere accesso alla sua email. Uno potrebbe essere il riutilizzo di codici di autenticazione a due fattori. Per esempio, se io faccio il login con il mio account con Winner. Sì, Davide, è lo stesso Carlos dell'altra volta, sempre lui. Se io faccio il login... sì, sempre Carlos, ma credo che nei laboratori qui di Portswigger sia sempre Carlos la vittima. Adesso non mi ricordo perché... Non mi ricordo, però credo che sia sempre lui. Quindi loro ce l'hanno con Carlos, sicuramente. Quindi facciamo winner Peter. Questa volta però non utilizziamo il codice... non lo so cosa ha fatto questo povero Carlos. Glielo dobbiamo chiedere a Forswigger. Forse è qualcuno di loro, non lo so. No, vabbè, ma in generale le vittime sono sempre le stesse. Avevo letto un tool che diceva... No, scusate, un articolo che diceva alcuni... Tipo anche Alice e Bob, no? Nella security sono sempre utilizzati gli stessi. Vediamo se lo trovo. No. Era un articolo scemo che leggevo così. Che dicevano che le vittime erano sempre loro. Vabbè, però è più per tipo... alcuni laboratori alla fine sono anche molto... con poco senso, quindi è più un ti insegniamo, ma senza pensare, diciamo, alle simulazioni reali. Perché a volte, anche come questo, per esempio, ma oddio, forse questo laboratorio magari lo vedi in giro, però... Ops, ho chiuso la pagina. Però tipo quello di prima, col brute force, è molto raro che si veda. Con quei debolezze logiche, no? Vediamo, vabbè. Quindi, noi abbiamo richiesto un nostro codice, ah no, che è questo qui, 1330, però questa volta non lo usiamo per il nostro, ma possiamo... però non abbiamo la password di Carlos. Dobbiamo trovare una password. Mhm. Ah, potremmo vedere, mi sono dimenticata, ecco, infatti, dobbiamo vedere come vengono fatte le richieste, giustamente. Allora, qui abbiamo il login, però noi non abbiamo la password di Carlos, quindi questa non la possiamo fare. Attenzione, qui abbiamo anche un cookie, verify winner, questo potrebbe magari esserci utile, non so. E poi... Ok, ok. Allora, rifacciamo tutto il flusso così lo rivediamo. Cosa succede anche con il codice. Quindi qui abbiamo fatto post login, dove viene fatto username e password classico. Ci viene mandato un codice 0859. Facciamo il login e vediamo cosa succede con questo login. Ok, quindi noi abbiamo soltanto questo login, però è interessante che qui abbiamo questo cookie col nostro username. Qui si potrebbero fare alcune cose. Potremmo provare a cambiare il nome e vedere cosa succede. Qui dice incorrect security code perché evidentemente non è più valido. O magari perché non si può fare. Però quello che stavo facendo prima, proviamo a generare un codice per il nostro account winner Peter e lo proviamo ad utilizzare con la richiesta con il nome di Carlos. Lo copio.
Così. E qui abbiamo messo Carlos. No, dice incorrect security code. Quindi non credo sia la via, probabilmente. Però se io qui metto winner di nuovo. Ah, qui mi dice ok. Ah, probabilmente perché noi... Ah, probabilmente sì, perché guarda anche la sessione a sto punto. Tipo, proviamo a... My account. Ok, winner. Peter. Ci dovrebbe arrivare il codice. Così. No, ho sbagliato. Perché io voglio provare a rifare la richiesta qui, però senza la sessione, vedere cosa succede. Solo che mi serve un codice reale, cioè che funzioni ancora. Ecco, prendiamo il codice. Ah no, qui la sessione quindi non serve. Ok, se tolgo tutto. Internal server error addirittura. Però è strano, allora se io tolgo la... Se provo di nuovo, però utilizzando l'username di Carlos nella richiesta. No, viene detto incorrect security code. Che poi in realtà potremmo anche provare a fare un brute force di questo codice. Mandandolo nell'intruder con numbers e andiamo da 0 a 9999 con il minimo 4 e il massimo minimo numeri di cifre e anche il massimo 4, così abbiamo esattamente 4 cifre. Vediamo se cambia qualcosa. Diciamo sono tante richieste. Però incorrect security. Ah, potremmo anche fare una cosa molto carina. Se riuscissi a copiare questo. Allora lo stoppo così facciamo. Possiamo anche impostare un grep, cioè andiamo a cercare magari una certa frase o una certa parola all'interno della risposta della nostra richiesta durante l'intruder. Per esempio io posso mettere incorrect security code, quindi so che tutte quelle che avranno questa frase saranno incorretti. L'unica che non avrà questa frase sarà invece corretta. E dovrebbe venire... Dovrebbe dirlo da qualche parte. Però forse non me l'ha messo. Ah, perché non l'ho aggiunta. Perché dopo che viene scritta qui bisogna fare add, ovviamente, se no non viene ricercata. E infatti adesso vediamo questo 1 con la frase che abbiamo messo noi, incorrect security code. Se la ordiniamo al contrario, quella che avrà 0, perché è come un vero o falso. 1 se è vero, quindi se c'è questa frase, questa parola all'interno della risposta, 0 se non c'è.
quindi vediamo un po' se... se verrà. Ovviamente questa non penso sia la soluzione a questo laboratorio, perché loro parlavano di un flowed logic, quindi probabilmente c'è qualcos'altro. Però vediamo qui, anche perché sennò sì, dovremmo fare 10.000 richieste e probabilmente non lo troveremmo, perché magari dall'altra parte è configurato che viene utilizzato dopo un po', quindi non sono sicura che lo troverà mai questo codice. E poi ci potrebbero essere anche meccanismi di blocco. Però non mi pare di aver visto nelle risposte qualche blocco. No, infatti abbiamo solo incorrect security code. E anche ho eliminato il cookie di sessione, però in teoria non dovrebbe servire. Vediamo. Dov'è qui? Intanto c'è anche un altro modo per estrarre dall'intruder qualcosa. E dovrebbe essere... Vediamo se lo trovo. Match. No, match replace no. Vediamo. Allora, noi abbiamo usato il grep match, ecco qua. Quindi abbiamo questo invalid incorrect in questo caso. Potete anche matchare altre cose, cioè cercare altre cose tipo... sì, vabbè, frasi, parole ovviamente. Quindi per esempio come abbiamo fatto noi, abbiamo messo una stringa di errore, così sappiamo chi ce l'ha. Però mi ricordo che... esatto, anche questo grep extract. Che per esempio se in questo caso anche avremmo potuto utilizzarlo. Per esempio in questo caso noi potevamo matchare per questo tag per il paragrafo, questo è un tag HTML, e potevamo fare una regola qui con l'extract dove andavamo a vedere cosa c'era qui dentro. Questo è utilizzato quando per esempio avete diversi codici di errore, no? Che ne so, ad esempio come prima che avevamo incorrect username e password, ma anche troppi login provati. Era nello stesso e quindi era nello stesso tag HTML e quindi in questo modo ci andavamo ad estrarre il risultato direttamente senza che lo guardavamo noi. Ovviamente questa è la stessa cosa di andare a vedere la lunghezza della richiesta. Però se qualcuno vuole utilizzarlo, magari ci sono anche altri motivi, cioè a volte è utile. Come dice qui, questo è utile quando in una tabella HTML contiene più informazioni, ma non sono uniche con i prefissi. E quindi riesci a prendere, ed esatto come qui, no? Magari hai questa differenza tra invalid username e incorrect password, in questo caso vai a vedere subito qual è quello con l'incorrect password, così hai subito l'username. Anche se, ripeto, la lunghezza della richiesta è comunque diversa, però mettiamo caso che la lunghezza è uguale, ma gli errori sono diversi, si può fare così. E poi c'è anche questo grep payload.
Ah, ok. Ok, questo viene utilizzato, non l'ho mai usato sinceramente, però viene utilizzato per andare a vedere se nelle risposte viene inserito qualcosa che tu hai inserito nella richiesta. Quindi, come dice qui, è utile per trovare cross-site scripting, per esempio, o vulnerabilità di iniezione. Perché cosa succede col cross-site scripting? Tu magari metti un payload e il cross-site scripting, se è reflected, quindi riflesso, verrà appunto riflesso nella risposta. E tu così lo puoi trovare facilmente. Anzi, molto utile, potrei utilizzarlo. Non lo sapevo proprio. Ok, poi ci sono altri setting, però vabbè. Ok, vediamo qui. Qui ha finito, ma non ha trovato niente. Ok, molto strano. Però potrebbe anche essere che io gli ho cancellato la sessione adesso. Quindi un altro tentativo lo rifarei. Così, eh. Proviamo. Questa volta farei che intercettiamo la richiesta. Un attimo che tolgo i WebSocket, se no ogni volta prendiamo queste cose. Così è più pulito. E io vorrei intercettare questo, così abbiamo una richiesta pulita. E poi in barp la mandiamo nell'intruder e questa la droppiamo, così non viene mandata. E rifarei... Allora, io qui ricambierei il nome, Carlos, e qui metterei di nuovo i nostri... No, ne manca uno. I nostri codici, sempre minimo di cifre 4 e massimo 4. E riproviamo. Ah, non ho messo l'extract, però vabbè. Vediamo. Sì, anche perché qui non serve, perché se è giusto viene reindirizzato alla pagina... viene reindirizzato a questa pagina, cioè a questo reindirizzamento ulteriore. Quindi la lunghezza dovrebbe essere molto più corta, quindi in teoria non ci serve l'extract. Se funziona, chiaramente. Perché qui diceva l'username è Carlos, sì. Ok. Questo non ci serve. Ah, comunque, se vi interessa, c'è anche questo sito che io ho usato parecchio, dove ci sono sia challenge. Adesso ho visto che hanno messo anche cose di thread hunting, molto interessante. Però ci sono anche challenge guidate. Vediamo for education. Io vado qui. Adesso l'hanno un po' cambiato. Learn. Walkthrough. Yeah, sì. Per esempio, che ne so... Qualsiasi, tipo malware analysis. Sì, va bene, lasciami stare. Per esempio qui viene spiegato... Vengono spiegate tante cose. Sì, malware, campaign...
È molto interessante, a me piace un sacco. Oppure, vabbè, c'è il solito Hack the Box, che adesso hanno anche l'Academy. Però, vediamo se lo posso far vedere senza... Ah, sì, moduli, ok. Ci sono tanti moduli anche qui. Ce ne dovrebbero essere... Sì, ad esempio questo è uno basilare. Come funziona, tipo, le richieste web. Quindi fa una spiegazione anche delle richieste, degli header, dei get, post. Quindi è molto interessante. Perché ci sono sia a livelli base... Grazie Dark Corvo. Però sì, se... Non so, se non li conoscevi, questi sono due siti molto validi secondo me. Cioè ancora adesso io sto vedendo alcune cose utilizzando questi moduli, perché comunque sono spiegati bene, a volte non si trovano magari spiegazioni anche facili, no? Certe volte, soprattutto per argomenti più avanzati, a volte si iniziano ad impazzire. Invece qui, cioè, a me piacciono come sono spiegati. Poi è un punto di vista, a molti non piacciono, quindi dipende. Poi oggi leggevo proprio questo, il processo del penetration testing. È fatto molto carino. Spiegano varie cose, molto interessante. Allora, vediamo qui. Ah, non ha finito ancora. Attenzione. Ok, torniamo a vedere qui. Poi non so se vi interessano le certificazioni, comunque ci sono anche le certificazioni. Non so bene, purtroppo un po' costano. Quindi magari trovate qualcosa, c'è qualcosa di meno costoso. Vediamo un'altra. Ah, urlscan.io. Quello bel sito, Dark Corvo. Bello, a me piace un sacco. Lo uso sempre. Poi vabbè, mi piace un sacco vedere come... Vediamo se c'ho la... Forse è questo. Mi piace vedere un sacco gli screenshot e l'analisi che fanno. Per esempio adesso... Ieri non c'era questo quando ho postato l'attacco di smishing. Però adesso... Perché poi loro fanno comunque un'analisi. Credo comunque utilizzando delle sandbox. Provano a vedere un po' cosa succede. Però per esempio adesso è stato utilizzato, è stato segnalato come malevolo, quindi molto carino. Poi mi fa troppo ridere che sto sito mi è stato mandato per un attacco di smishing per un pacco del Corriere DPD e sul sito c'è, non lo so, un negozio di vestiti vintage oltretutto, quindi cioè proprio specifico, molto bello. Però un'altra risorsa è anche TCM. Vabbè, vediamo qui poi. A me piace un sacco come spiega The Cyber Mentor. Faccio pubblicità. Sì, hai ragione, sì, sì. Ovviamente se non sai capire, ci clicchi e magari inserisci i tuoi dati. Purtroppo succede spesso. Infatti loro provano con tutti, poi chi ci casca, diciamo. Allora, The Cyber Mentor, a me piace un sacco, ho seguito anche dei corsi, alcuni sono gratis, tipo quelle delle... hai ragione, devo farmi pagare, non mi paga nessuno per questo,
Purtroppo, ho già detto 3 cose, anzi 4 se includo lo scan. Con tutte le volte che lo dico nei miei video. Hai ragione, non posso fare pubblicità gratis. E... Ah, attenzione, qui ha finito e abbiamo una richiesta con una lunghezza minore. E... No, è minore, ma cosa sta succedendo? No, ne abbiamo di più in realtà. No, non funziona, non ha funzionato, quindi il cookie non c'entrava niente. Ah no, è maggiore in realtà. Le minori sono queste. Però comunque abbiamo incorrect security code. E quindi o non è questa la soluzione. No, è che io non sto usando la richiesta giusta. Purtroppo oggi non ci siamo. No, no, la usavo la richiesta giusta, era qui. Ok, ok. Questo non è un errore mio, va bene. E niente, secondo me doveva essere questo, perché se no altri modi per trovare il codice... Ah, qui gli avevo chiuso la richiesta. Altri modi, oddio, potremmo provare... Potremmo provare a cambiare email nel nostro profilo, ma ho i miei dubbi. Sì, vabbè, certo. Nel senso, poi io perdo l'attenzione facilmente, passa una mosca, io mi perdo l'attenzione. Quindi diciamo, non è proprio l'ideale, però ci lavoro, no? Vediamo. Poi vabbè, mi perdonerete se faccio qualche scemenza. Allora, proviamo a cambiare l'email di Winner, se ce lo permette, tipo così. Ce l'ha fatta cambiare. Però io ho un po' i miei dubbi, anche perché noi non sappiamo che email Carlos ha messo. Quindi ho molta paura che cambiando questa email noi non troveremo più il codice. No, 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 ok, dice display all email to questa, quindi ok, funziona. Però ho i miei dubbi che funzionerà. Anche perché ci serve sempre la password, quindi non si può fare. E quindi... Anche perché se noi mettiamo di nuovo winner, avremmo il codice di winner. Quindi l'unico modo potrebbe essere veramente solo fare il brute force. Però non funziona. Infatti siamo winner. Allora ricambio l'email qui. Sì. Però qui. Aspetta. Ok. E ok, chiudiamo tutto questo. Niente, io andrei a vedere vediamo l'int. Ah no, dice che Carlos non proverà a loggarsi. Ok. Vediamo qui cosa ci dice. Ah, usa il verify, il cookie. Change the value of verify to Carlos. Ah, probabilmente perché noi non lo generavamo. In effetti. Perché cosa succede? Quando noi facciamo il primo login, lui genera questo. E poi genera questo, quindi evidentemente questa richiesta fa generare il codice
dell'autenticazione a due fattori. Quindi in questo modo noi ci assicuriamo che Carlos ha un codice adesso generato. E ora se facciamo di nuovo il brute force, secondo la soluzione dovrebbe funzionare. Vediamo. E si dice get login 2, cambia il valore a Carlos e questo genererà un codice temporaneo. E poi dice, vabbè, manda nell'intruder la posta, login 2, cioè quella dell'autenticazione a due fattori, cambia il codice e cambia il parametro verify con l'username di Carlos e fa il brute force su il parametro. Ed è quello che abbiamo fatto. Infatti è vero. Questo qua funziona 002. Quindi ora noi prendiamo questo bel codice. Questo... però... Oh, scusate. Perché ne avevo selezionate più di una. E infatti questo cookie di sessione, la richiesta è stata indirizzata all'account di Carlos e abbiamo il cookie di sessione. Quindi se io vado qui... Forse. Sì. E apro gli strumenti per sviluppatori, che potete anche aprire da qui. Cioè fate da qui, More Tools, e poi prendete Developers Tool. C'è pure la shortcut volendo. Oppure cliccate col destro e c'è Sviluppatori, Inspect, e ve lo apre anche da qui. Poi si va su applicazione, cookie, si seleziona il cookie della pagina e qui a session mettiamo quello che abbiamo preso dalla risposta. Questo verify non è che ci serve, però lo lasciamo. Me l'ha cacciato, ok. Facciamo infatti appena preso il cookie siamo riusciti a loggarci come Carlos. Ok, interessante, quindi ci eravamo dimenticati di richiedere il codice, giustamente, perché non è che... Ah, adesso capisco l'int. Cioè, perché dice, lui non proverà a loggarsi da solo, quindi il codice non esisterà. Chiaramente se nessuno lo richiede, non esiste. Noi possiamo fare brute force quanto vogliamo, però se non esiste, non esiste. Hanno anche ragione. Ok, questa la possiamo stoppare, tanto l'abbiamo trovato. E andiamo al prossimo. Questo qui. Brute force a stay logged in cookie. Ok. Qui dice che c'è la funzionalità per permettere all'utente di rimanere loggati nella sessione del browser. E dice che questa funzionalità è vulnerabile al brute force. Vediamo. Allora, puliamo tutto. Dai. Ok. Questo lo chiudiamo. E ci viene dato qualche utente. Sì, sempre winner Peter. Username e password. E come vittima sempre Carlos. Sempre lui.
Quindi ci loghiamo. E qui c'è questo, infatti, bottoncino che ci permette di rimanere loggati. Quindi andiamo, winner Peter, clicchiamo questo e facciamo login. E vediamo nelle richieste cosa sta succedendo. Allora, quindi abbiamo il nostro login con login, stay login on, e vediamo che ci viene creato ci viene creato un cookie di sessione anche qui. Iniziamo a vederlo qui. E questo cookie di sessione è una codifica, è codificato in Base 64. E solitamente quando c'è una codifica che Barp riesce a decodificare ve lo mostrerà qui. Infatti ce ne sono qualcuna, tipo URL, HTML, Base 74, Base 64 URL. Oppure potete utilizzare un altro sito web che si chiama Cyberchef, che diciamo è quello più utilizzato, che ne ha tantissimi. C'è anche encryption, encoding, compression, hashing, ne ha infiniti. E per esempio, no, infiniti no, però diciamo ha tutti quelli che più o meno vengono usati. E ha una funzione anche lui che riconosce, magari se riesce a riconoscere quale è, ve lo suggerisce. In questo caso è Base64. E quindi vediamo che questo cookie è formato da username, 2 punti e poi qualcosa. Questa non è la password perché, cioè, noi abbiamo inserito Peter, cioè al massimo ci aspettavamo winner Peter. Quindi vuol dire che questa password o qualcosa è stata cifrata. Allora, qual è la differenza? L'encoding trasforma, converte la stringa in qualcosa che non si capisce, però diciamo la potete anche fare un'inversione, quindi decodificarla, come in questo caso. Voi codificate questa stringa, però comunque avete sempre la possibilità di decodificarla. La cifratura invece richiede delle chiavi anche, quindi andate proprio a cifrare la stringa. Vediamo. Encoding, easy, encryption. Ecco qua. Esatto, ok. Esatto. Quindi è, diciamo, è il focus che hanno. Qui dice scopo e security. Infatti, per la cifratura si richiede sempre una secret key, quindi una chiave segreta, altrimenti non potete decifrarlo. Invece con la codifica, ad esempio Base64, semplicemente potete decodificarlo. C'è anche un modo per decodificarla con il terminale, se è Base64. Per esempio potete cifrare, scusate, potete decodificare e decodificare, tipo per, vediamo se ce l'ho, ok, per codificare potete decodificare così, penso, no? Non mi ricordo adesso, mi ricordo solo la decodifica, vediamo. Ah, ok, era così. Vediamo se è vero. Ah, sì, ok. E invece per decodificare è meno D. Senza meno N, però. No, scusate, che devo prendere la codifica. Infatti. Quindi codificare così. Che poi meno N... probabilmente meno N... Ah, sì, serve. Ok. Cosa fa meno N in Edge? Vediamo se c'è qui. Pure io che scrivo cose. Vediamo se lo spiegano qui.
Lo vediamo. Ah, meno n. Ah, ok, l'avevo pensato, sì. Va a togliere solo le linee a capo, perché sennò ovviamente se c'è nella vostra, per esempio se volete, ecco, se io faccio questo e poi aggiungo un a capo non funzionerà, cioè se mettete qualcosa anche copiato, però poi il base 64, il comando non riuscirà, infatti vi impazzisce. Invece se voi, non sono sicura che funzioni così, sì, questo me l'ha preso, meno n, rimuovete le codifiche, rimuovete le new line, le linee nuove, tradotto direttamente. Però vabbè, abbiamo altri tool, base 64 alla fine è utilizzato. Però questo adesso che cos'è? Ops. Questo potete provare ad utilizzarlo e a indovinare che cos'è con dei comandi. Ad esempio c'è hashd che andrà a vedere se c'è una corrispondenza con qualche algoritmo di cifratura. Tipo in questo caso -m perché andremo ad utilizzare Hashcat, che è uno strumento per decifrare, per fare brute force anche su queste cose, quindi andremo ad utilizzarlo. C'è anche John the Ripper che viene utilizzato, però in questo caso andiamo a usare Hashcat. Oddio, non so se... È da un po' che non uso John the Ripper. Scritto pure male. Sì, no, è un password cracker, ok. Sì, in effetti non è tanto brute force, ma è cracking di password. Quindi in questo caso potremmo andare a vedere se questa è la password di winner. Quindi che ne so, mi posso creare una piccola lista di password. Quindi tipo in questo caso potremmo mettere anche soltanto Peter, così vediamo se è quello. Ah, Jack the Ripper è John anche conosciuto. E cosa succede? Qui mettiamo -m, così viene mostrato anche il mod di Hashcat. Perché Hashcat praticamente utilizza questi algoritmi, però gli dovete dire quali sono, quali volete utilizzare, cioè la stringa che gli state dando, quale algoritmo utilizza. Così va a craccare quell'algoritmo direttamente. E poi gli dovete dare anche una O. Quindi in questo caso, essendo che hashd ci ha detto come prima, diciamo MD2, non è, poi non c'è neanche un ID di Hashcat, andiamo a provare MD5, che è un algoritmo di cifratura molto debole. Infatti non si dovrebbe utilizzare perché è molto debole, è anche abbastanza vecchio, quindi ci sta. Perché è molto semplice come algoritmo. Infatti qui dice... Sì, non voglio entrare troppo nel dettaglio, però fidatevi che non si deve usare. E qui abbiamo modo, diciamo il modo sarebbe il tipo di algoritmo che Hashcat andrà a provare, e 0, quindi abbiamo messo 0, poi l'hash, e poi dovremmo dargli... Ok, grazie Darkor, fidati.
E poi gli diamo il dizionario, che in questo caso abbiamo solo una stringa, quindi è Peter. Se non ricordo male dovrebbe essere questo il comando. Solo che adesso siamo in una macchina virtuale, quindi magari ci vuole un po' più di tempo. Vediamo. Se no, chissà se anche questo ha MD5. Però in teoria... no. Questo un attimo. Tipo se io prendo questo e metto questo, non succede niente. Potete anche creare più schede, così magari in una mettete solo una cosa. Tipo in questo mettete solo il base 64. Questo me lo togli per favore. E magari nell'altro tab mettete questo. Questo lo togliete, mettete MD5. Però non ci viene dato niente. Quindi o non è questo, o qui non funziona molto bene. Vediamo. E che non so se ce la farà. Perché l'idea qual è? Se questo qui è la password, noi possiamo creare con Barp. Ah, sì, è la password. Infatti qui dice che è stata craccata, che appunto è MD5. E vabbè, tanti dettagli. In questo caso vi dice i candidati, quanto tempo ci ha messo, però vabbè, in questo caso c'era solo un tentativo, quindi ora quello no. Quindi cosa succede? Noi prendiamo questa richiesta e la mandiamo nell'intruder, che ora facciamo una cosa pazzesca. Allora, per l'account, e questo adesso lo andiamo a brute forzare con la con la lista di password che inseriamo qui. Però cosa succede? Noi se proviamo così, qui verrà inserita direttamente la password. A noi serve un processamento di questa password, cioè lo dobbiamo fare prima MD5, mettere un prefisso, cioè l'username, e poi fare tutto in base 64. E questo possiamo fare con questo piccolo riquadro qui, con questa funzionalità dell'intruder, che appunto è il payload processing, dove noi possiamo aggiungere varie regole. Quindi in questo caso andiamo a dire hash, perché MD5 è un hash. Eccolo qua. E qual è la differenza? È che l'hash non lo puoi in teoria fare una reversing. Ed è utilizzato, ecco, per data integrity, esatto, per andare a vedere se un file è stato modificato o no, perché ovviamente questo hash viene calcolato ogni volta che si crea un file. Quindi se tu cambi anche poco il file, quell'hash viene modificato. E se tu vuoi verificare dall'altra parte se è stato modificato o no, confrontando questi hash vedrai che poi sarà diverso e non si può cambiare. Cioè, non è quello originale, il file non è originale. Invece l'encryption sì, assicura data confidentiality, cioè la confidenzialità di un file, per esempio, perché tu utilizzi una chiave pubblica per cifrare e il destinatario decifrerà con la sua chiave privata. Solo chi ha la chiave privata può decifrare, quindi. Ok, mettiamo questo. Poi dobbiamo aggiungere un prefisso, che sarà Carlos 2 punti, perché noi sappiamo che era... Ok, rifacciamo tutto. Perché noi sappiamo che era così. Questo è base 64 di
winner, 2 punti. Ah, oltretutto c'è anche il decoder. Se per esempio voi mettete qui questo e poi fate decoded as base 64, lui ve lo decodifica. Quindi diciamo ci sono varie possibilità per decodificare. Poi questo abbiamo visto che è MD5 e quindi andando al contrario, questo è base 64, vabbè. E andando al contrario noi abbiamo MD5, prefisso username 2 punti e poi tutto viene codificato in base 64. Dov'era l'intruder? Ok, quindi abbiamo messo questo. E adesso andiamo a codificare, dov'è? Encode, tutto in base 64. Ok, quindi avremo questo. E questo lo fa per ogni candidato di password. Vediamo cosa sta facendo. Mi sa che ho invertito, lo immagino. Ah no, scusate, qua è base 64, ok. Sì, è giusto. Però la cosa strana è che non abbiamo una risposta. Cosa sta succedendo? Scusa, io mando... Ah, ok, sì, no. Il laboratorio adesso non funziona più. Mi sa che lo devo riavviare. Sì. Perché comunque sono limitati col tempo. Quindi chiaramente dovete riavviarlo dopo un po' se non lo fate in un tempo per loro. Credo sia un'ora, forse mezz'ora, non lo so. Però possiamo cambiare direttamente questo. Ah, vabbè, posso cambiare solo l'ID comunque del laboratorio. Sì, c'è un limite di tempo, poi credo che lo stoppino. E lo devi riavviare. Però vabbè, noi cambiamo direttamente qui l'URL, il link qui e anche qui, non vi dimenticate perché Barp distingue qui tra host vabbè tra host e target. No, credo sia una roba loro, cioè è chiaro che non possono lasciare i laboratori in eterno, quindi credo sia tipo solo una questione loro infrastrutturale, nel senso che dopo un po', perché comunque consumano risorse questi laboratori, metti che ci sono un migliaio di persone collegate, comunque è faticoso, poi sono risorse gratuite, quindi credo sia una cosa, solo una questione di non intasare il server, perché magari tu lo apri, però poi fai altro, che ne so. Loro te lo chiudono così dici almeno non... Ma se tu hai scritto a Rookie Chican, tu hai scritto Cinnamon Roll, non mi ricordo che hai scritto, cioè non è abuso di potere che non c'entro niente. e... esatto. E quindi andiamo all'intruder e cambiamo anche qui l'ID e il target qua sopra. E proviamo a fare adesso di nuovo l'attacco. E infatti adesso funziona, ok, era soltanto che il laboratorio era impazzito. E qui abbiamo un'altra risposta che ha la stessa
lunghezza del... infatti, sì, è diversa, questa lunghezza è diversa dalle altre, quindi infatti abbiamo fatto il login. Quindi se andiamo ah, ok, ci ha detto già che abbiamo risolto il laboratorio, vabbè, però se no come prima si va negli strumenti degli sviluppatori, si cambia il cookie, no, non è questo, è stay logged in. E infatti qui c'è Carlos, quindi diciamo, questo perché la vulnerabilità qui è che questo cookie che viene usato per la sessione utilizza un encoding e anche una cifratura debole. Se qua ci fosse stato SHA-512 o robe più complicate, ovviamente era molto difficile. Chiaramente non è mai una buona pratica cifrare la password e l'username, chiaro. Quindi diciamo questa è un'altra vulnerabilità perché in genere la sessione, il cookie dovrebbe essere un valore generato ed essere pseudo-random. Pseudo-random. Sì, che appaiono di essere statisticamente random, cioè a caso, totalmente a caso. Però se vai a cifrare la password, diciamo, non è proprio una buona pratica che si fa. E ok, poi ci rimangono altri 3 laboratori, però magari li vediamo la prossima volta. E niente,